Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi voglio dare un messaggio, andiamo a vedere un attimino com'è la situazione inerente a una casa, che la stiate cercando in affitto, che dobbiate comprarla, che dobbiate venderla, tutto quello che è un po' riguarda la casa. Allora, abbiamo due scelte, come testimone ho scelto l'imperatore. La prima scelta è così e diciamo che il mazzo nel minutaggio lo definirò come un mazzo arancione e l'altro è questo imperatore qui e il mazzo è quello nero. Bene, scelta numero 1, scelta numero 2, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone del primo mazzo. Andiamo a vedere qual è il messaggio per voi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete sempre ascoltare l'altra lettura. Vi consiglio di dare uno sguardo sotto alla descrizione del video perché lì trovate le pubblicazioni dell'oroscopo del 2024, i corsi che inizieranno nel 2024 e altre informazioni che potrebbero essere interessanti. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per questa casa o comunque per questa situazione. Allora, partiamo da un 3 di denari, da un 4 di spade, 8 di coppe, amanti, vediamo se riesco a far star tutto. Amanti, mondo, cavaliere di spade. Poi qui abbiamo fante di spade, il sole e l'imperatrice. Bene, imperatore e imperatrice. Ragazzi, allora devo dire che allora qui ho come l'idea che potrebbe esserci un dubbio se, diciamo, ristrutturare la casa, se fare degli aggiustamenti, se magari investire, per una casa. Sì, ho come l'idea che per certi versi abbiate un po' paura di fare questo passo. Probabilmente è un passo importante. C'è anche qualche cosa che ha a che vedere con la distanza. Probabilmente, per molte persone non è la casa dove andrete ad abitare, magari è la seconda casa, magari è la casa, per qualcuno potrebbe essere di un genitore, di un parente da dover mettere a posto, come se ci fossero dei lavori da dover fare. Mm. Voglio andare a vedere carta per carta perché ovviamente le vado a spiegare. Però la sensazione è che, insomma, ragazzi, sia più l'uscire dal vostro guscio e capire che direzione prendere. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. Cavaliere di pentacoli e 6 di coppe. Andiamo a vedere anche questo 4 di spade, 7 di spade e 5 di bastoni. Facciamo così che sposto un po' tutto. Ok, andiamo a vedere anche l'8 di coppe. Asso di spade, 7 di coppe, matto, forza e 5 di bastoni.
Mm. Allora, qui la sensazione è che le cose stiano andando molto a rilento, più lentamente di quello che voi vi aspettate, come se questo sogno si stesse allontanando, ci fossero troppi problemi, è come se foste confusi. Ripeto, non sapete bene da che parte andare, ma qui perché fondamentalmente dovete passare da per questo 8 di coppe che è la ricerca, no? Il ricercatore. Difatti il 5 di spade al contrario vuol dire confusione mentale, qui avete anche un 4 di spade, un 7 di spade, quindi devo dire ragazzi che per certi versi ve la state un po' raccontando, o potrebbe essere che venga fuori qualche questione se fosse per qualcuno, diciamo che potrebbe essere qualche questione legata a un fratello, a un parente, a qualche familiare. ehm, Ho come l'idea che qui dobbiate fare un attimo il punto della situazione. È come, perché avete 7 di spade e 5 di spade girate al contrario, quindi è come se venisse fuori qualcosa, una disillusione, delle carte, più che carte sono idee, però per qualcuno è come la comunicazione, quello che si dice. Ah, tenete presente che c'è Mercurio retrogrado adesso, quindi la comunicazione in questo periodo è un po' complicata. E qui con questo 8 di coppe, ragazzi, allora, il punto è questo. L'otto di coppe è la carta del ricercatore. Qui avete bisogno di capire qual è la vostra verità, quali sono le vostre possibilità e come andare avanti, perché la spinta, la forza propulsiva, l'energia ce l'avete, ma quello che non avete è l'ordine mentale su come procedere. Cosa c'è da fare prima, cosa c'è da fare dopo, quali sono le spese più importanti, quali sono quelle che si possono rimandare. Anche perché ho come l'idea che stiate sentendo tante campane, però nessuna vi dà, diciamo, una risposta effettiva, anche perché poi quella la dovete trovare solo voi, però. Occhio a non essere troppo impulsivi, con questo matto. Quando prendete una decisione e pensate che sia quella definitiva, lasciate la decisione in stand-by senza comunicarlo a nessuno per un periodo. Se dopo questo periodo siete ancora della stessa idea, che può essere più o meno lungo il periodo, dipende dalla decisione, allora può essere che sia veramente la decisione giusta per voi. Perché quando si fanno certe decisioni, diciamo, quando si prendono certe decisioni a livello impulsivo, poi delle volte ci si pente. Vi dico, ho anche un'altra lettura, e la lettura è che non sapete se effettivamente valga la pena mettere le mani su questa casa perché qualcuno ha l'intenzione di andarsene. Andiamo avanti, andiamo a vedere che cosa c'è sotto. Allora, partiamo da questi amanti, mondo e cavaliere di spade. Allora, gli amanti è spiegato da un 6 di pentacoli e da un 2 di bastoni. Allora, ragazzi, devo dire che è come se le basi ci fossero, perché qui avete anche la forza al contrario. Ho come la sensazione che manchi qualche tipo di spinta, di incoraggiamento, di supporto. Se fosse una questione con dei parenti, come vi dicevo all'inizio, può essere che vi sentiate un po' soli nel fare tutto questo lavoro, nel pensare alla ristrutturazione o quello che deve essere. Vedo più come se devono essere degli aggiustamenti, più che una questione di compravendita o di affitto. Anche perché l'idea qui è che qualcuno vuole spostarsi, perché sia l'otto di coppe che il matto sono carte di viaggio. Però qui è come se non ci fosse una sorta di stabilità. Magari per qualcuno non si ha una stabilità lavorativa dove si ha la casa e quindi per quello che c'è questa esigenza di muoversi da lì. Andiamo a vedere il mondo. Guardate, c'è anche il mondo qua sotto. Perché qui è una questione di distanza anche.
Fante di bastoni e re di pentacoli. Allora, queste due figure possono rappresentare due persone, vi dico, che magari appunto a causa di questa distanza ho come la sensazione che ci sia qualcosa che sia faticoso da gestire. Stavo guardando, ragazzi, se potrebbe essere un affitto con agenzia. Vediamo se viene fuori dopo, perché adesso, diciamo, l'energia che sento per la maggiore è quella di una ristrutturazione, ammodernamenti, aggiustamenti. Però non so perché. Ho come l'idea che si possa anche trattare di qualche affitto. Stavo cercando qualche conferma nelle carte perché è una sensazione solo che ho avuto, ma per adesso non la trovo. Andiamo a vedere poi dopo. Allora, andiamo a vedere questo cavaliere di spade. 9 di pentacoli. E giustizia. Allora, sì, adesso sì che vedo il contratto, perché qui c'è il 6 di pentacoli che è una carta di contratti, ma era girata al contrario. Allora, per molte persone potrebbe essere un aiuto nei confronti di questa casa il settore lavorativo o l'ambiente lavorativo che si sta frequentando. Quindi se state cercando una casa in affitto, se state cercando qualcuno, un'impresa magari che faccia delle ristrutturazioni o cose di questo genere, spargete la voce o nel luogo di lavoro o vicino fisicamente, geograficamente a dove state lavorando. Poi devo dirvi che la giustizia è dalla vostra parte, ragazzi, c'è determinazione e comunque la giustizia è una carta di contratti, quindi sì, se state aspettando qualche sblocco magari di un finanziamento per poter procedere a queste ristrutturazioni, piuttosto che a un ok, una firma di un geometra o cose di questo genere, con la giustizia arriva. Arriva o sì, eh. Ah, tenete presente che questa lettura ha una validità di 6 mesi da quando la ascoltate. Quindi quello che vi dico qui si può manifestare nei 6 mesi dopo l'ascolto della lettura. Andiamo a vedere questo fante di spade. Abbiamo il mago. E la ruota della fortuna. Infatti, sapete ragazzi, vedendo il re, il 6 di pentacoli e il cavaliere di pentacoli, ho come la sensazione che per qualcuno ci sia questo dubbio se iniziare questa ristrutturazione o no, un po' perché magari vi sentite soli, un po' perché magari non avete tutti i fondi, il denaro per farlo. Però qui arriva la ruota della fortuna, quindi ben ci fa sperare. Allora, devo dire che è un po' come se vi dicessero di non fare niente per adesso con questo mago, scusate, al contrario, piuttosto prendetevi un tempo, fatevi un viaggio, perché qui ho 2 carte di viaggio, distraetevi, è un po' come se vi dicessero di allontanarvi, perché qui avete un asso di spade, che è una carta di ordine mentale, è come se vi dicessero di allontanarvi fisicamente dalla situazione dove siete, perché, o anche mentalmente, perché così riuscite a vedere le cose, diciamo, da un punto di vista più ampio. E la cosa importante, diciamo nei primi 3 mesi, nei primi 2 mesi così, nei prossimi mesi, quelli vicini, sarà proprio monitorare le dinamiche, anche perché deve arrivare questa giustizia, quindi è un po' come se doveste aspettare. E qui arriva la ruota della fortuna, un cambio. Quindi può essere del denaro, ragazzi, può essere che qualche cosa appunto burocraticamente
si sblocca, può essere una vincita al gioco, del denaro inaspettato, ho come l'idea che se state aspettando denaro proprio da una persona, da un parente, ad un certo punto potrebbe arrivare. Andiamo a vedere il sole. Un'altra volta il sole, ma che bello! È un 2 di pentacoli. Ragazzi, guardate. E poi c'è l'imperatrice. Crescita, abbondanza, prosperità, abbondanza, chiarezza mentale. Devo dire che si tratta di diventare un attimino osservatori, di vedere come si muovono le cose e fondamentalmente vi dicono di portare pazienza, di aspettare un attimo perché le cose presto cambieranno, le dinamiche cambieranno. Allora, vi dico, qui se dovete ricevere delle risposte da parte della burocrazia, a testa bassa, cioè nel senso andate dritti per quello che vi spetta, lavorate per ottenere questa giustizia, questo equilibrio. È una bella lettura, ragazzi. L'unica parte un po' nebulosa è qui, ma secondo me rispecchia un po' il dubbio del vado o non vado, mi aspettavo delle cose, non sono arrivate. Qui avete 6 di coppe al contrario, probabilmente qualcuno si aspettava un aiuto da un parente, da un fratello, non lo so, ma magari non arriva perché boh, la casa non interessa. Potreste anche essere voi, che diciamo a cui non interessa molto ehm, ristrutturare o comunque mettere mano su questa casa perché avete intenzione di viaggiare. Questo risuona per un gruppo piccolo, però sì che lo sento. Allora, voglio aggiungere tre frasi per aiutarvi a capire meglio la lettura, quello che dovete capire, insomma, da questo messaggio. Allora, andiamo a vedere una frase di quelle blu. Perché mi è difficile esprimermi? Dove la metto qua? Una di quelle gialle che rappresentano un pensiero, una credenza che vi limita. Perché mi paragono e mi credo superiore o inferiore? Che interessante, soprattutto con quella situazione tra fratelli, tra parenti, tra cugini la sento, non so perché, la sento tra cugini. Ok, e adesso un'ultima carta di colore rosso che è un'azione, un qualche cosa che potreste fare. Prendo coscienza che quando voglio dimostrare qualcosa è perché ancora non ci credo io stesso. Ragazzi, questo è quando c'è bisogno di dimostrare qualcosa agli altri è perché abbiamo bisogno della validazione. Cioè, è l'ego, no? No, no, la persona mi deve dire che sono valido, è un po' come dire mi deve riconoscere il mio valore, il mio potere, la mia, non lo so, superiorità per dire. Che interessanti queste frasi, devo dire. Allora, voglio andare a vedere ancora un paio di carte di Osho. La guida. Il silenzio, e il silenzio qui lo sento come perché mi è difficile esprimermi, questa è la luna. È come se qui aveste bisogno di riprendere connessione con la vostra guida interna. Qui la luna è raffigurata da un volto con gli occhi chiusi. È come se aveste bisogno di riprendere contatto con voi stessi, anche un po' l'energia qui del 4 di spade. E magari cercare una guida o qualcuno che vi aiuti in questo processo, in questo lavoro, in questo momento. Però guardate, qui di nuovo abbiamo la carta dell'abbondanza e vi faccio notare che questa è la giustizia. Quindi ragazzi state tranquilli, arriva il contratto, qualsiasi contratto sia, soprattutto se dovete diciamo iniziare un qualche cosa. Adesso io sento per la maggiore quello che è una ristrutturazione, un rinnovamento,
ma non vi nego che essendoci qui anche carte di distanza, per qualcuno si può trattare di un trasferimento, però sarà tutto in positivo. Abbiamo il sole 2 volte, abbiamo l'imperatrice, l'abbondanza, 2 volte la carta della giustizia, e ricordatevi che la carta della giustizia fa riferimento anche alla giustizia divina e alla legge di compensazione. Ok? Quindi anche se apparentemente il mondo esterno, includendo le situazioni ambientali, le situazioni monetarie, le situazioni relazionali, sembrano essere a sfavore, voi fate questo viaggio dell'8 di coppe, guardatevi dentro e vedrete che siete già nell'abbondanza, automaticamente arriva la giustizia, arriva l'abbondanza, arriva la prosperità. Vi dico, questo è un re di denari e anche qui avevate un re di denari. Io ho come la sensazione che ci sia una persona che potrebbe aiutarvi, ma ve lo dico un po' così, prendetela in modo carino, avreste bisogno di lisciare un po' il pelo a questa persona, ok? Perché oppure un altro consiglio che vi posso dare è di non farvi vedere troppo entusiasti, presi troppo dalla parte emotiva nel momento in cui magari andate a chiedergli dei soldi, anche se fosse il direttore della banca, eh. Cioè, calma, anche qui ordine e struttura mentale. Qui invece siete un po' confusi, quindi prima fate chiarezza mentale, mettete in ordine i pensieri e poi partite all'attacco con questo cavaliere di spade a lavorare per quello che vi riserva il futuro, per la vostra giustizia divina. Wow, bellissima lettura. Qui ho fatto un disastro con le carte, ma non importa. Un ultimo oracolo, poi vi lascio andare. Andiamo a vedere le fatine che cosa vi dicono, che consiglio. Guardate, trovate, wow, trovate l'equilibrio e qui, ripeto, avete la giustizia 2 volte. Allora, qui parla di trovare l'equilibrio tra quello che è il tempo dedicato al lavoro, il tempo dedicato al riposo, il tempo dedicato al divertimento e dice di trovare come una sorta di armonia tra tutte queste cose. Ok? Perché dedicare il giusto tempo a ogni cosa vi fa creare, vi fa essere più potenti, più poderosi, più in equilibrio, appunto. Amici del mazzo arancione, fatemi sapere come vi risuona la lettura, se vi è stata utile potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, se volete contattarmi trovate l'email qui e sotto nella descrizione del video. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone del secondo mazzo. Anche per voi andiamo a vedere quali sono le energie inerenti a questa casa. Vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse proprio nulla, potete ascoltare l'altra lettura. Nel caso vogliate contattarmi, trovate la mia email qui e sotto in descrizione. E sempre in descrizione trovate anche altri link a video che potrebbero interessarvi, come per esempio le previsioni del 2024 o il corso di tarocchi di gennaio. Bene. Allora, partiamo da un 4 di coppe, un fante di bastoni, un asso di spade, abbiamo un 9 di bastoni, otto di bastoni, 9 di spade, abbiamo il matto, wow, un 6 di coppe e un 3 di spade, ragazzi. Allora, qui ho come la sensazione che qualcuno stia cercando casa. E come, allora, per qualcuno potrebbe essere magari la prima casa, quindi la prima volta che si va ad abitare da soli o cose di questo genere.
Adesso vediamo che cosa viene fuori anche con i mini tarocchi. Però come l'idea che sia un nuovo inizio, cioè il cercare una casa, non vedo tanto il movimento, tipo per traslochi lontani o cose di questo genere, però adesso andiamo a vedere carta per carta. Allora, partiamo da questo 4 di coppe. Ah, probabilmente qualcuno qui non ha il lavoro o non ha un lavoro stabile o perché c'è un 4 di coppe, ragazzi, come inizio lettura. È come se non vedeste l'opportunità. Vi piacerebbe avere questa casa, ma è come se non vedeste possibilità davanti a voi. Può essere a causa del fatto che qualcuno non abbia un lavoro fisso o proprio non abbia un lavoro, o magari sapete, ci sono quelle persone che sono magari autonome da poco tempo e quindi non gli viene concesso un finanziamento o un mutuo, queste cose qui. C'è anche un 4 di spade. Il 4 di spade è una carta di... ehm, è come se avessi bisogno di ricaricare le energie, vi dico, sia a livello economico, ma anche a livello psico-emotivo. Andiamo a vedere il fante. Eccolo qua il viaggio. Allora, se fosse una convivenza, il cercare casa per una convivenza, ho come l'idea che ci siano dei dubbi sull'altra persona. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo un 6 di pentacoli, una regina di spade e un 3 di spade che avete già qui. Ah, si è girato anche questo. E un 6 di spade. Allora ragazzi, per qualcuno sento come se ci fosse l'esigenza di andare via da dove siete adesso, però appunto un po' non vedete una reale possibilità per una questione di vostra indipendenza economica. Qualcun altro ho come l'idea che ci sia una situazione con una madre, perché comunque abbiamo quella regina di spade, è come se non si potesse o non si volesse abbandonare quel posto dove siete adesso, diciamo. Non è per tutti una volontà, per qualcuno è un dovere, una necessità. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 9 di bastoni. Due di... scusate, la sacerdotessa e di nuovo il fante di bastoni. Allora, il 9 di bastoni è una carta che indica uno stato di stress continuativo nel tempo, dal quale arrivate o nel quale siete, e ho come la sensazione che non sia tutta roba vostra, cioè nel senso, molto dipende dalle persone che avete intorno, ma soprattutto da una figura che, ripeto, può essere o una madre o un figlio. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Regina di denari di nuovo e amanti. Qui ragazzi il segreto di tutta questa situazione è comunicare attraverso un amore materno, attraverso, cioè, sapete quando si dice parlate col cuore in mano? È esattamente quella cosa lì. Soprattutto se avete questa questione con o la madre o un genitore per dire o un figlio, Però è come se ci fosse un affetto
che in qualche modo vi mette in difficoltà per prendere questa decisione o per capire che tipo di decisione affrontare. Allora, qui c'è da mettere un po' i paletti, ragazzi. Nei confronti del mondo esterno bisogna comunicare la propria verità e fare degli accordi, dei patti, degli scambi. Andiamo a vedere il 9 di spade. Morte. Fante di spade e 2 di pentacoli. Allora, ho la sensazione che qui si debba comunicare una decisione, una scelta, una partenza, qualcosa. C'è come un prima e un dopo. E soprattutto questa morte, adesso è girata al contrario, ma è come se avessi bisogno di farla avverare, di farla arrivare, di dire la vostra, di tagliare con questo asso di spade. È come se ci fosse una comunicazione, ragazzi, una comunicazione che, ripeto, è come se definisse il prima e il dopo. Ma una volta che vi siete, che avete parlato o che questa verità arriva alla luce, vi dico che vi sentirete alleggeriti di 30 kg. Poi da lì in avanti le cose sono solo un po' da guardare, tipo mettetevi in stand-by. Non lo so se è come se ci fosse questa esigenza di andarsene, ma non ci fossero delle ottime basi per poter fare questo passo. Un po' potrebbe essere perché c'è una situazione affettiva che in qualche modo vi fa venire dei dubbi, vi fa fare delle domande, insomma. Ehm, Perché non sento tanto che sia una questione economica? Beh, sì, in effetti, ma no, perché comunque qui avete un 6 di denari. Non so, datemi un'altra carta per questo 8 di pentacoli. 6 di bastoni. Ragazzi, può essere che qualcuno, nel caso si sposti, perda un certo tipo di solidità, di stabilità, di fama, di successo e di riconoscimento che ha già ottenuto lì dov'è. Quindi, nel caso ci fosse questo trasferimento, può essere che per qualcuno questo tipo di ruolo, di reputazione sia da ricreare da capo, per quello che fatemi sapere nei commenti perché ha diverse chiavi di lettura. Andiamo a vedere il matto. 9 di bastoni. E 4 di coppe nuovamente, cioè queste due carte qui. Allora, ragazzi, qui il senso è di fare attenzione, nel senso che, cioè, vi dicono proprio di non muovervi fondamentalmente. Sento tanta stanchezza, però fate attenzione perché potreste prendere una decisione per impulsività e la decisione potrebbe essere quella di rifiutare ehm, qualche opportunità. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Matto un'altra volta. E 4 di pentacoli. Voglio andare a vedere il 3 di spade.
4 di bastoni e giustizia. Perché adesso ho la sensazione che sia una questione di principio? Cioè, me lo dicono queste tre carte perché c'è una vittoria, c'è un contratto, c'è un'unione, c'è una regolarizzazione, la giustizia divina che arriva, la firma che arriva, ma con dolore. Cos'è che vi fa soffrire? Il fatto che abbiate dovuto lasciare quel parente, quell'affetto lontano? Il fatto che siate magari dovuti andare contro quello che voleva quella persona o le idee che aveva quella persona o le aspettative? Ecco, per qualcuno ragazzi potrebbe proprio essere che la vostra scelta, magari di ristrutturare una casa piuttosto che di scegliere, insomma, quello che è la scelta che avete fatto, che state per fare, vada un po' contro le aspettative di una persona molto vicino a voi. Credo che ci sia da spostarsi, non di molto, però ragazzi la casa, cioè il contratto qui arriva, avete anche il 6 di pentacoli, come se fosse un preaccordo e poi un accordo. Tenete presente che la lettura dura circa 6 mesi da quando la vedete, quindi quello che vi sto dicendo si può avverare in un tempo di 6 mesi, da quando ascoltate la lettura. Ok? Però la vedo bene, la vedo bene. Diciamo che è come se ci fosse una sorta di suddivisione in due tempi. Il primo tempo è più di, diciamo, la prima metà, se vogliamo, del periodo di riferimento è più di capire, comunicare, gestire, dove posso andare, dove voglio andare, quali sono gli obiettivi che ho, quali sono gli appoggi che ho. Mentre nella seconda parte, ah, scusate, nella prima parte c'è anche il comunicare, quindi il portare alla luce la vostra verità, quindi la decisione che avete presa, e, e nella seconda parte c'è questo movimento in avanti verso comunque, ragazzi, avete anche un 4 di pentacoli, cioè verso questa nuova avventura. Vi dico che c'è un 3 di spade, quindi un piccolo dolore ci sarà, nel senso che anche qui avete la morte, cioè nel senso è che tutti i cambi portano un po' di dolore, no? Però avete anche il 4 di spade, quindi è un po' come se foste già working in progress. Però qui ragazzi sento per delle persone c'è una comunicazione importante da fare alla madre, probabilmente non si trova la casa, vi faccio un esempio, nel paese di residenza della madre, per essere più comodi, magari non lo so, nel caso ci fosse bisogno, ma si trova a 2-3 paesi di lontananza e vostra mamma magari comincia a barbottarvi, ma se io ho bisogno, insomma. Però ecco, a parte quello, niente di... C'è un distanziamento dalle radici, questo vedo, sì. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi, ragazzi. Ok, un altro 3 di spade. Guardate, ho anche la sensazione che qualcuno abbia bisogno di questo distanziamento per poter purgare del dolore. Come se ci fosse bisogno di star da soli. Non c'è l'eremita, però ve lo dico. E poi abbiamo l'innocenza, che in questo mazzo fa un po' riferimento al guardare il mondo con la sapienza di un saggio, ma con gli occhi entusiasti e curiosi di un bambino. Sento di dirvi questo, se siete in un momento dove volete fare un cambio radicale della vostra vita e c'è qualcuno vicino a voi che vi dice cose del tipo, ma sì, c'hai 40 anni dove vuoi andare, ma non sai fare niente dove vuoi andare, sai fare solo quella roba lì dove vuoi andare, ecco, non dategli retta, ok? Perché quelle persone lì hanno mille infiniti motivi per dirvi quella roba lì, non necessariamente è per il vostro bene.
Cioè voi fate di testa vostra, se sentite che dovete andare per purgare, andate. Quello che si vede, ragazzi, che è come se voi non vedeste tanto la possibilità, ma semplicemente perché dovete prendere una decisione e comunicarla. Questo è quello che ho deciso e non è in discussione. E non entrate in lotte egoiche per vedere chi ha ragione. Cioè, se cercano di farvi cambiare idea dicendomi non hai ragione, non sei... Questa è la mia decisione e non è in discussione. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo delle fatine. Wow, bellissima carta, è una carta che vi dice che siete benedetti e che anche voi potete benedire gli altri. E poi, questa qua è bellissima. Allora, questa carta parla di desiderare in modo saggio e per manifestare i desideri del cuore bisogna anche fare dei passi in avanti per rendere realtà i propri sogni. Wow. Non vi ho estratto queste carte qui. Allora, con queste carte qui andiamo a vedere. Allora, le prime sono tipo una difficoltà che state vivendo. Perché mi è difficile assumermi le mie responsabilità. E il 3 di pentacoli, ragazzi, è proprio una carta di responsabilità. E poi abbiamo perché mi è difficile avere abbondanza materiale. Ok. Poi abbiamo ancora le carte gialle che sono per individuare un pensiero negativo, una credenza limitante. Andiamo a vedere. Perché mi paragono e mi credo superiore o inferiore. Interessante, anche qui è una questione di ego, sentirsi superiori o inferiori, perché si vedono le cose nella dualità, semplicemente voi siete diversi, né superiori né inferiori. Ok, adesso quelle rosse, che è già uscita, che rappresenta una azione da poter fare. Mi perdono e accetto di essere così, per ora. Ah, che bella! Io per ora sono così e mi accetto e mi perdono per quello che è stato e mi amo. Bellissima lettura, e devo dire comunque. Ragazzi, qui arriva quello che state desiderando. Vedo il contratto. Il 4 è proprio un numero, è proprio come si chiama? Una carta che parla di casa, ok? Anche qui avete 2-4, ma io credo che non stiate neanche cercando sufficienza per qualcuno, o comunque stiate cercando in un raggio chilometrico troppo ristretto. Questa è un'altra dritta che vi do. Però sì, arriva. Bene, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!